Problematico, ironico, pienamente sincero, pieno di guizzi creativi e non poca confusione, Woody Allen è molto più che un grande regista. Woody è il mio guilty pleasure. Uno dei miei guilty pleasure. Niente al mondo è capace di tirarmi sul morale come uno dei suoi film, ma non solo. Il suo cinema è stato per me anche un pozzo di informazioni, scorciatoie, punti di partenza per approdare ad altri giganti. E proprio partendo da una scena di Io e Annie, voglio introdurvi al pensiero di uno dei più grandi sociologi canadesi, Marshall McLuhan. La trama del film può essere riassunta con una frase. Albie Singer, interpretato da Woody, cerca di capire come mai la sua relazione con Annie è finita. In questa scena vediamo subito che la situazione tra i due è un po' complicata. Ehi, sei davvero di cattivo umore. Devi avere certamente le tue cose. Non ho fatto le mie cose, Cribbio. Appena accade qualcosa fuori dell'ordinario, tu pensi immediatamente che abbia le mie cose. Dillo più forte, forse qualcuno non ha sentito. Albie e Annie sono in fila per il nuovo film di Bergman, ma... È cominciato il film? Sì, ma solo da 2 minuti. Chiuso? Niente, vai, io non posso entrare. 2 minuti, Albie. No, mi dispiace, ma non posso. Il cinema è già saltato, io lo sai. Io non posso entrare a metà. E già qui vediamo l'enorme differenza di carattere tra i due. E allora cosa vuoi fare? E non lo so ora. Vogliamo andare a vedere un altro film? Andiamo a Il dolore e la pietà. Oh, ma l'abbiamo già visto. Io non torno a vedere 4 ore di documentario sul nazismo e i nazisti. Alla fine optano per un altro film, sono di nuovo in fila, ma dietro di loro c'è una coppia molto particolare. Ho visto l'ultimo Fellini giusto martedì scorso, non è uno dei suoi migliori. È mancante di strutture coesive, si ha la sensazione che non sia del tutto sicuro di quello che vuole dire. Oddio, io l'ho sempre definito essenzialmente un grande tecnico del cinema. D'accordo, La strada era un buon, grandissimo film. Grandissimo nell'uso dell'energia negativa. Io sento che mi sta per venire un colpo. Beh, smetti d'ascoltarlo. Smetti di ascoltare. Mi strilla le sue opinioni negli orecchi. Il signore dietro di loro, che è il tipico intellettualoide insopportabile, sta parlando dell'ultimo film di Fellini, che secondo lui non è un granché. Come Samuel Beckett. Sai, io ne ammiro la tecnica, ma non mi colpisce mai a livello viscerale. Allora lo colpisco io a livello viscerale. Smettila, Albie. È Il mio problema? della televisione. Gridai, Un certo Marshall McLuhan ha nei limiti angusti del suo essere una grande intensità, mi capisci? E lui è un grande mediatore. Che cosa non darei per avere un'enorme palata di cacca di cavallo? Esegeta. Ma cosa fa uno quando si trova incastrato in una coda con un tipo del genere alle spalle? Ehi, un momento, È una ma cosa perché da non posso impazzire. dire le mie opinioni? Ah, certo, Questo è lo un può paese dire, libero. ma deve dire la voce alta. Insomma, non si vergogna di pontificare così. Woody è sul punto di scoppiare, ma proprio quando l'intellettualoide cita Marshall McLuhan avviene la magia. E la cosa più buffa è Marshall McLuhan. Ma lei sa niente di Marshall McLuhan? Del suo lavoro. Davvero, senti, io tengo un corso all'Università di Columbia, si chiama TV, Media e Cultura. E credo che le mie valutazioni sul critico McLuhan, abbiano una certa validità. Oh, davvero? Vabbè, sì. è buffo perché guarda caso è il signor McLuhan proprio qui, quindi, ecco, per favore, senta. Lei venga qui un secondo. Diglielo. Ho sentito quello che ha detto. Lei non sa niente del mio lavoro. Lei sostiene che ogni mia topica è utopica. Come si è arrivata a tenere un corso alla Columbia è cosa che desta meraviglia. Ragazzi, se la realtà fosse così. Ma se è veramente così, se è vero che non ha capito niente del suo pensiero, chi è in realtà questo Marshall McLuhan e che cosa ha teorizzato questo sociologo canadese? La fama di Marshall McLuhan è legata alla sua interpretazione innovativa degli effetti prodotti dalla comunicazione sulla società e sui singoli. La sua riflessione ruota intorno all'ipotesi secondo cui il mezzo tecnologico produce effetti pervasivi sull'immaginario collettivo, indipendentemente dai contenuti dell'informazione veicolata. Provo a riassumervi parte delle sue idee in 3 frasi. La prima è che il medium è il messaggio, poi la seconda è che ogni nuovo medium contiene quello vecchio e infine che i media si distinguono tra media caldi e freddi. Ma diamo qualche definizione. Prima di tutto, medium è qualunque innovazione avvenga in una data epoca storica, dall'invenzione della ruota a quella della stampa. Tecnologia è tutto ciò che amplia i sensi dell'uomo, ne diventa un'estensione e li modifica. E attraverso la modificazione capillare delle singole esistenze permea la società nel suo insieme. I media diventano allora metafore attive in quanto hanno il potere di tradurre l'esperienza in forme nuove. Ogni estensione tecnologica ha infatti prima di tutto un effetto psicofisico, nel senso che mentre amplia una parte del corpo o una sua funzione, ne inibisce altre, generando una sorta di autoprotezione spontanea e complessa. In secondo luogo, ogni estensione tecnologica comporta ripercussioni inevitabili sul rapporto tra l'uomo e il suo ambiente. Un nuovo mezzo non soppianta quello vecchio, ma ne complica la natura, lo status e la funzione. Non importa quello che dice al telefono,
Il telefono ha un servizio collegato a un grande ecosistema e questo è il medium. Ma mentre l'ecosistema ha effetto su tutti, quello che dice al telefono solo con le poche persone con cui parli. Ciò che stampi è niente rispetto alla scoperta e all'implementazione della stampa. McLuhan utilizza inoltre la metafora dello specchietto retrovisore per indicare l'inevitabile ritardo con cui gli individui diventano consapevoli dei mutamenti indotti dagli sviluppi tecnologici. Un ambiente diviene pienamente visibile solo quando è stato soppiantato da un nuovo ambiente. In tal modo noi siamo sempre un passo indietro alla nostra visione del mondo. Un'ulteriore tessera del mosaico intellettuale di McLuhan è rappresentata dal concetto di temperatura dei media. Sulla base di questa nozione lo studioso canadese divideva i media in due grandi categorie, media caldi e media freddi. La distinzione gli venne suggerita da due tipi diversi di jazz, quello tradizionale, hot jazz, e quello moderno, cool jazz. L'hot jazz riprende un brano, lo elabora certo, ma conservandone la struttura di fondo. Il cool jazz può partire da un brano ma lo esegue ogni volta diversamente, lasciando tutti i musicisti liberi di improvvisare. Nella versione in lingua originale del film, infatti, quando l'intellettualoide sproloquia, cita proprio questa differenza. High intensity, you understand? A hot medium. What I wouldn't give for a large sock with horse manure in it. Which he uses essentially What do linear. you do when you get stuck on a movie line with a guy like this behind you? In generale possiamo dire che il concetto di temperatura è legato al grado di partecipazione che il media richiede a chi lo utilizza. Per McLuhan i media caldi fissano i loro contenuti e costituiscono una forma di comunicazione stabile. I lettori o spettatori leggono o guardano senza modificare niente. I media freddi, al contrario, danno spazio al pubblico per modificare i messaggi, che sono ogni volta diversi grazie alla sua partecipazione. In questo senso, i media caldi sono quelli che non esigono da parte chi li utilizza una grande partecipazione, e i media freddi sono invece quelli che richiedono al fruitore maggiore partecipazione e coinvolgimento. Ma da cosa viene determinato questo livello di partecipazione? Sono due gli elementi fondamentali che caratterizzano la temperatura di un medium: il numero di canali sensoriali che sono impiegati durante il suo uso e il livello di definizione di intensità con cui sono costruiti i messaggi. È un medium caldo la parola parlata, freddo la scrittura, freddo il telefono, caldo la fotografia. McLuhan, oltre al telefono, indicava come esempio massimo di medium freddo la televisione. La TV è un medium freddo, partecipazionale. La radio invece è un medium caldo e funziona meglio se se ne accentua l'intensità. Non richiede a chi ne fa uso lo stesso livello di partecipazione. Può servire come rumore di fondo. La TV non può essere uno sfondo, ci impegna, ci assorbe. L'errore quindi dell'intellettualoide è stato quello di definire televisione come un medium caldo. Deals with it in terms of it being a high intensity, you understand? A hot medium. What I As wouldn't opposed give for to a L'intellettualoide ha quindi invertito la definizione di Marshall McLuhan, che quindi gli dice che non ha capito niente e che ha scambiato ogni sua topica per utopica. Concludo facendovi notare quanto abbiamo potuto spaziare semplicemente partendo da una scena di un film di Woody. Questo è il bello dell'arte, soprattutto di quella vera.